Nel 1986, ai primi sprazzi che si iniziava a poter intravedere internet, non ovviamente come lo conosciamo oggi, e i computer erano pochi, rumorosi e isolati, qualcuno scrisse un testo breve, rabbioso ma profondamente umano. E questo testo è passato alla storia come The Hacker Manifesto, scritto da Lloyd Blankenship, che si faceva chiamare, era noto come The Mentor. E non era un manuale tecnico, non spiegava come violare sistemi, era per lo più uno sfogo e soprattutto una dichiarazione di identità e soprattutto anche una difesa. Il manifesto nasce dopo un arresto, dove Demento veniva trattato come un criminale dopo aver esplorato alcuni sistemi informatici. E lui scrive più o meno questo concetto: il mio crimine, la curiosità. E nel manifesto l'hacker non è un criminale, non è un vandalo, è solo qualcuno che vuole capire come funzionano le cose. Qualcuno che rifiuta un'autorità cieca e qualcuno che rifiuta che la conoscenza è riservata a pochi. Negli anni 80 un hacker è un outsider, un ragazzo davanti a un terminale, qualcuno che cerca verità all'interno dei sistemi e non potere sulle persone. Insomma, il nemico non è l'utente, il nemico è l'ignoranza che viene imposta. E invece nel mondo di oggi, pensiamoci un attimo, 2025, siamo nel 2026, internet ovunque, ogni gesto è tracciabile, ogni click genera dati, ogni wallet, ogni account, ogni identità digitale è osservabile, correlabile e archiviabile. E qua mi chiedo, il manifesto ha ancora senso oggi? E la risposta ovviamente è sì, ma non allo stesso modo. Negli anni 80 un hacker rompeva barriere tecniche. Oggi invece si rompono barriere informative. Ieri l'hacker violava dei sistemi, oggi l'hacker cerca di non farsi violare. E questa è la grande inversione. Oggi il vero hacking non è violare i sistemi, ma riuscire ad uscire dalla sorveglianza. Il manifesto parlava di libertà pur non avendone ancora gli strumenti. Negli anni 90 poi arrivano i cypherpunk. Crittografia, privacy, anonimato, codici come atto politico. E se il manifesto dell'hacker diceva voglio capire come funziona il mondo, il movimento cypherpunk risponde il mondo funziona male, lo riscriviamo in codice. Bitcoin, crittografia, PGP, privacy on chain, sono un po' l'evoluzione adulta di quella idea adolescenziale. Nel 1986 lo Stato non capiva l'hacking, oggi lo capisce benissimo. E proprio per questo lo regola, lo sorveglia, lo limita e lo criminalizza solo quando serve. Oggi infatti la curiosità è tollerata solo se viene monetizzata, la privacy ti viene concessa solo nel momento in cui è anche revocabile e l'hacker buono è quello che lavora solo per le aziende. Magari l'hacker cattivo è quello che protegge se stesso. Un paradosso totale. Ovviamente il manifesto è ingenuo, romanticizza l'hacker, non parla delle vittime e non distingue quello che è un'esplorazione per conoscenza da un danno reale. Ma attenzione, proprio questa ingenuità è la sua forza storica. È la fotografia esatta in cui c'era un'epoca dove la rete era libera, il sapere poteva essere, anzi era emancipazione e il controllo non era ancora sistematico. Se fosse scritto oggi potrebbe dire il mio crimine non è la curiosità, il mio crimine è non essere profilato. Oggi l'hacker moderno, se vogliamo, lo si può individuare romanticamente in chi possiede un wallet non custodial, chi studia la blockchain per capire, chi separa identità, flussi e conti, chi difende la propria sovranità digitale. Il manifesto dell'hacker oggi non è morto, ha cambiato forma. Non vive più nei modem a 56k, vive nella crittografia, nei wallet, nella blockchain, nella privacy e soprattutto nella consapevolezza. Oggi più che mai forse vale una frase non scritta nel manifesto, ma che può essere coerente con il suo spirito. Chi controlla il codice controlla il futuro e chi riesce a comprendere la profondità di questo è già libero. Ciao!